Bene, abbiamo iniziato per Ben. Ciao. Bene, Ben. Bene, bene. Conto come sempre da 5 a 1 e poi quando sei pronta iniziamo. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, lo vedo. Mhm. ehm, Vedo che scava in questo prato e scava con una pala, come se dovesse cercare, come se volesse cercare, ehm, direi, la soluzione sottoterra. Ma è lui? È Ben? Sì, 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 è Ben. Ti dà l'autorizzazione? Sì, si ferma, mi guarda, mi dice di sì. Come te la dà? Mi dice proprio di sì, si è fermato, si è poggiato sulla pala e mi ha detto sì, sì, ti darò, fammi pure, fai pure, nel senso fammi vedere cosa vediamo, cosa vedi. Va bene, oggi parliamo di fatture. Oggi parliamo di fatture. Chiama la fattura se c'è. Mhm. Sì, è come se fosse un... Allora, c'è una fattura e poi c'è... allora, vedo la fattura e poi vedo che pian piano l'energia di questa fattura diminuisce e quindi poi è come se venisse richiamata, quindi riportata in su, ricaricata per un po' di volte. Adesso c'è la fattura. C'è, ehm, adesso però ha perso un po' di energia perché è come se chi l'ha fatta, chi l'ha commissionata, è come se adesso fosse impegnato in altro e si è un po' dimenticato di farla ricaricare, tra virgolette. Ok, c'è la matrigna e il figlio. Vedo, Sono... mm. Mm, dimmi, dimmi. Allora, la matrigna aiuta il figlio, ma vedo proprio che è il figlio che ha questa, questo sentimento di rabbia, di invidia verso Ben. E, eh, sì, verso Ben e la moglie, ma non so, principalmente verso Ben, non so. E, e batte i piedi, cioè come un bambino capriccioso, e quindi la mamma di questo ragazzo, diciamo, quest'uomo, fa di tutto per far sì che lui non batta più i piedi. Però vedo che è proprio trascinato dall'invidia, dalla cattiveria, dalla rabbia e dai capricci, direi. Ok. Apriamo le porte del nostro cinema e invitiamo la moglie di Ben. Moglie, sì, compagna, moglie, Mhm, moglie, moglie. mhm. E poi apriamo le porte di un cinema accanto
il cinema delle merde e ci invitiamo il figlio e la matrigna, dove si proietta la sessione sullo schermo, ma non vogliamo mischiare i due posti perché francamente io non voglio invitare questi Mm, qua che fanno le loro piccole magie. mhm. Vengono? Sì, sì, Bene, vibrazione di Ben. 16 miliardi. Consapevolezza. 129%. PS e PE. 41,59. Vite precedenti. 1986. Cervello. 9,9. PSPE, nome della PS, nome della PE. Allora la PS, prezioso. Mm. È inteso come oggetto prezioso, come qualcosa di valore. PE. Coperta. Ok, nel cinema delle merde le due merde sono venute, no? Mhm. E nel cinema normale la moglie è venuta? Sì, sì. La moglie è una fiamma? Sì. L'ho già Fiamma? visto prima, sì, sì. Io non ti Li vedo vedevo, moglie, sei fuori dall'inquadratura, voglio vedere la faccia che fai. li vedevo già da subito, era come se si inter- era come se parlasse uno, ma parlavano tutti e due. Cioè, parlava Ben, no, parlavamo di Ben, ma è come se lei traducesse i suoi pensieri prima, mentre Mhm. esponeva i punti. Fiamme si incontrano per la prima volta in questa vita? Come coppia, sì. Ne sono consapevoli? F non penso fino in fondo, perché per loro è stato sempre così, s semplice trovare l'incastro tra loro, che secondo me non era come se l'hanno un po' dato per scontato. Cioè forse adesso iniziano a capire che cosa hanno in mano, che forza hanno in mano. Ti dirò che mm, il figlio della matrigna Mhm. non è neanche tutto umano. Mm. Mm, Com'è il suo DNA? Teoricamente parlando, ovviamente. sì. C'è una parte di se viene dal secondo universo, una, una sottospecie direi degli Elohim, di un Elohim. Beh, Mm, il figlio della matrigna interferisce con Ben. mm, È interferito da questo Elohim, chiamiamolo Elohim. mhm. Della specie Sari, mi dice. Mm. Questo sa della specie Sari non è stato Mm. abbracciato dal nostro uomo energia buttato nel secondo universo qualche sessione fa? Allora, li vedo
molto sai come tipo um, hai preso tipo come se come se si rinsecchissero un po', come se si asciugassero pian piano, si stanno asciugando da quando li abbiamo fatti abbracciare dall'uomo energia. Può essere che, sai che ti ho detto prima che vedevo che la fattura ha perso energia? Mhm. Probabilmente iniziano a, secondo me, da quando abbiamo fatto in modo che quelli del secondo universo, che il secondo universo inizia a deperire, direi, da Mhm. quel momento lì tutto ciò che viene interferito dal secondo universo ha un'energia molto bassa. Ok. Mm. Il nostro uomo energia nel secondo universo è ancora lì, che Sì, lavora? sì, sì, Ok. Gli continua. diamo 1 miliardo di amici. Entrano nel secondo universo Mhm. adesso. 10 miliardi, 100 miliardi. Li mettiamo tutti in maniera capillare in tutto il secondo universo. Qui funziona che sono fatti in un modo diverso, questi uomo Mm, energia, e che le entità del secondo universo si vengono attirate, cioè mm, vengono calamitate, non attirate, dal più vicino uomo energia e ne rimangono annichilite. mm. Esatto, sì, quello vedo che sta succedendo sempre di più, no? Mm, Mm. mm, mm. Amico che per la prima volta vedi un nostro video, non siamo pazzi, o forse sì. Ci Oh. inventiamo tante cose e poi hanno dei Mm, risultati. Ma mm, e allora continuiamo a inventarle e hanno altri risultati. Oh. mm, mm, Quindi cerca dei video nostri un po' più normali, questo è un po' troppo evoluto. mm. Bene, intanto li lasciamo lì. Vediamo le entità eteriche di Ben. Un leonide, Mhm. mm, un grigio che si fa tutto grosso, però Vabbè, è grigi un non li grigio. considero neanche, perché Infatti, sono la feccia, mm, bassa manovalanza. sì. Poi, allora, direi che è una mantide, però penso sia mantide, perché un po' la faccia un po', il muso tendenzialmente è così, però è molto più tonda, però direi di Mhm. sì, cioè, settoide, sì, mantide, sì. Ah, poi? È un falconiforme. EDL? 3. Roba del secondo? A parte la fattura, no. Mentali. Una di livello 4 e una di livello 2. Vediamole. Allora, quella di livello 4 mm, fa sì che Ben si agganci a un pensiero ossessivo, direi, e non si molli da lì. Cioè, quindi quasi non sente più nient'altro. Eh, Mhm. c'è questa entità mentale che gli aggancia dei pensieri ossessivi per far sì che lui rimanga in questo binario, direi, ok? E non sente più niente, ma sono pensieri sempre negativi, quindi di preoccupazione, di... Ok, quindi si aggancia a questo e le vibrazioni tendono ad abbassarsi a stare basse. La 4. Sì. La 2?
La 2 lo fa sentire inadeguato quando è in nuove situazioni sconosciute da lui, con persone sconosciute, con situazioni nuove, sconosciute, ok? Lo fa sentire inadeguato e quindi è come se, allora in eterico è come se balbettasse, ma in realtà non penso che balbetti veramente nel concreto, ma è come se dovesse raccogliere i pensieri di Mm. continuo per finire un discorso, ecco, nelle situazioni nuove e sconosciute con persone nuove. Impianti. Ok, c'è un cono, un cono fatto con tanti cerchi in in mezzo alla testa. È mentale? Quello è mentale. Quando ha avuto quell'incidente, mi sembra da bambino, ragazzino, gli hanno messo un impianto eterico, una placca, come se fosse una placca, che però la utilizzano proprio come se mandassero delle scariche che fanno abbassare le vibrazioni. Quindi quando lui sente quel sintomo che diceva, mi sembra che gli brucia la testa, no? Tipo, Mhm, mhm. è quando mandano la scarica per abbassare le vibrazioni. Mentre vedo anche prima mentre raccontavano, no? Quando gli è successo questo incidente, praticamente è come se quando lui era lì, in quegli stati lì di libertà nella natura, direi, no? Che andava a fare delle cose nella natura, le sue vibrazioni si alzavano tantissimo. Cioè, lì lo vedo in uno stato molto, con vibrazioni molto alte. Ok, quindi quasi un tutt'uno con quello che ha intorno, con la situazione verso cui va. Ok, quindi lì stava andando a pescare e vedo proprio che è come se mm, diventava tutt'uno con questa cosa, no? Mm. Ehm, quindi vibrazioni molto alte e creandogli questo incidente hanno abbassato le vibrazioni tantissimo e gli hanno messo questa placca per potergli abbassare le vibrazioni ogni volta che gli si alzano troppo. Sai che non mi ricordo l'incidente. Diceva che andava vicino a un mulino e Ah, scivolato. sì, sì, il mulino. Sì, sì, sì. Eh. Ok, altri? Ha due impianti sopra i due reni, sopra tutti e due. Eh, durante le abduction utilizzano questi due impianti per prendergli l'energia della sua PS. E, e poi ne ha altri due in mezzo alle cosce, uno a destra e uno a sinistra. Mm. Basta. Mm. Sì, basta. Esattamente 20 anni fa la sua azienda fallisce. Non per colpa Mhm. sua. Da quel momento in poi va tutto male. Incidenti d'auto, guasti ad auto nuove, bla bla bla. Mhm. Causa esoterica. Questa è la data. 2002. E responsabili. Eterici, fisici. Responsabili sono, allora, fisici sono la matrigna e il figlio. E allora prima vedo un uomo, ma che poi subito dopo collabora con una donna. Ok, è come se quest'uomo
inizia questa fattura, questo rituale e poi fa aggiungere da un'altra donna, cioè tipo lui è tipo, potrei dire, una specie di sciamano. Mm. E poi c'è questa donna, boh, che è generica, nel senso una, Un boh, aiutante. sì. Australiani? Allora, la donna è in Australia, sì, lui è qua, Mm. che però fa la stessa cosa che fanno in Australia, cioè ha imparato quella parte lì. Ok, Però come si là c'è chiama? solo lei. Mm. C'è di mezzo una bambolina indianina, un feticcio. Mhm. Come si chiama questo tipo di rito che hanno fatto? Se ha un nome, un'origine, una provenienza, non so, Australia, aborigeni? Boh. Sì. Allora, allora, vuoi sapere il tipo di rito? Mm. Tutto quello che ti viene. Sì, allora mi viene prima di tutto delle lettere katakuri e poi vedo una specie di le- mm, sì, un legnetto tipo di bambù perché è cavo dentro, ok, alto più o meno così, dove vengono incise delle cose, ok, che però poi viene fatto corrispondere la tipa in Australia praticamente ha traslato da questo legnetto, vedo, che con un certo rito delle parole ha passato da questo legnetto a ehm, un- una bambolina come quella lì che aveva la matrigna, ok? E hanno trasferito tutta la fattura dal legnetto alla bambolina. Con parole, vedo del fumo, quindi tipo che accende delle cose sotto e tiene la bambolina e il fumo va su. Che entità Così. vengono coinvolte in questo caso? Allora, vedo, sì, dal secondo universo ci sono tipo due divinità con dei nomi strani. Quindi secondo Mm. universo. Sì, Il figlio della matrigna ha una PS? no. La matrigna? Mm. Ma è praticamente inesistente. Ce l'ha o non ce l'ha? Ce l'ha, ma è tipo allo zero, la vedo immobile. È Quindi non come se pervenuta. fosse... Sì, esatto. Ok, allora hanno una PE. Sono vivi, hanno una PE. Sì. Si può dire che una PE ha un grado di consapevolezza? Allora, mm, ha l'informazione del movimento, mi viene da dire, nel senso, consapevolezza rispetto alla Matrix, cioè, quindi impara a muoversi nella Matrix, quella è la consapevolezza della PE, ma Mm. non dell'evoluzione, Mm. mm, non della Cosa consapevolezza. fanno lì nel cinema il figlio e la matrigna? Hanno paura. Perché? Perché si vede, hanno visto che abbiamo visto tutto. Di cosa? Pensavano che no, Di cosa pensavano hanno paura? di quello che hanno fatto. Sì, ma di cosa hanno paura adesso? Che quello che hanno fatto gli torni indietro? Sì, Che? perché sanno che funziona così.
Ok, andiamo a vedere dov'è questa regola nella Matrix. Andiamo a cercarla. Ok. Anzi, la regola viene da noi, non andiamo noi a cercarla. Mhm. Dove è Mm. scritta? Allora, è come se potrei dirti, come se io vedessi una specie di esterno della sorgente che è un po' riduttivo così, nel senso che non è che ci sono dei veri confini, ok? Ed è come se ci fossero non so come descrivere, come se fossero dei piccoli cilindretti, ecco, che escono da questi confini non confini vicino alla sorgente e in questi cilindri c'è scritto, ci sono tutte le regole del gioco. Quindi è come se la sorgente che è sorgente, quando le PS iniziano a incarnarsi, ok? Passano attraverso questo filtro che sono tutte le regole del gioco e quindi poi creiamo le interferenze, si creano tutti gli universi, cioè si Mm. crea tutto. E questa regola riguardo a chi fa una fattura qual è? Allora, c'è questa regola che è la regola dell'invasione della realtà altrui. Eh, Mhm. ok, però è come se prendesse diversi colori, quindi se è una cosa inconsapevole e dove cioè, è più le interferenze che di solito vediamo su persone con la PS, ok? Mhm. Ha un certo colore un po' più chiaro, quindi c'è questa invasione dello spazio altrui, no? Quindi della realtà altrui, e poi c'è un ritorno, ma mm, il ritorno diciamo che riguarda l'esperienza, no? Quindi la consapevolezza di come è stata l'esperienza e quindi la possibilità poi di fare altre esperienze, no? Quindi è come se fosse mm, il passaggio obbligato per tornare alla consapevolezza dell'uno. Quando invece passano queste interferenze che hanno questa pesantezza e questo colore cupo, Mhm. io le descriverei quasi come se fosse piombo, Mhm. ok? Questa grande massa è pesante con quelle emozioni negative però di cattiveria. Cioè la differenza è la consapevolezza con cose crudeli, quindi cattiveria, rabbia, invidia, o invece cioè che invadi lo spazio altrui ma senza consapevolezza, quindi è solo semplicemente per un tuo bisogno di, che ne so, sei abbandono, dolore, no? Quindi non pensi di invadere lo spazio altrui, invece qua lo fai apposta per far sì che le altre persone vengano, o le altre persone, o comunque nel gioco, quella parte lì venga spinta via, scompaia, no? Mhm. Ok, quindi c'è quest'onda di piombo, direi, che passa ed è quando poi viene respinta, quindi quando l'altra parte ne diventa consapevole e la fa scivolare via, torna lì. E direi anche Mhm. che dopo è come se fossi mandato chilometri e chilometri di distanza, questa è l'immagine per descrivere, no? E quindi poi per tornare nel gioco devi fare eh, un ritorno faticoso verso il gioco. Cioè, il figlio della matrigna e la matrigna, questa gente qui. Mhm, sì, Vabbè, cavoli sì, loro, non dire parolacce, Elena, mi raccomando. Cavoli
cavoli loro, cioè nel senso hanno fatto questa esperienza, queste sono le regole, Sì, l'esperienza comporta l'essere allontanati dalla Matrix e doverci tornare per forza di cose, se no sì, non si passa anche da lì, con grande fatica, eccetera. Bene, esatto. adesso che lo sappiamo, possono veramente tremare come foglie sti due, perché... Ma io non Mm, mi accontento, il mondo è pieno di queste cose. mm, Quindi noi adesso andiamo a cercare il rullo che mm, porta alla considerazione del fatto che tutto torna indietro. mhm, E siccome non lo possiamo fare noi, ma lo possono fare i Ben della situazione, i mhm, danneggiati, li chiamiamo tutti. Tu sai anche a chi mi riferisco, no? Oltre a Ben. mhm, Sai sì, bene, no? sì, sì. Ok. Chiama a chi mi riferisco, Mhm, Ben, e mhm, tutti quelli come Ben, oggi e in tutte le linee temporali e in tutti i tempi, che non hanno avuto giustizia, diciamo. Tutti davanti a questo mhm, rullo, mhm. ognuno per sé. Quanti arrivano del totale? Ah, del totale 70%. E come numero più o meno? Boh, difficile da calcolare su tutte le linee temporali. Ehm, Tanta gente? Tanta, tanta. Quello a cui mi riferivo è arrivato? Davanti, Come sì, sì, PS, sì. finalmente. Mhm, Ok, ognuno per sé mhm, attiva il rullo del gioco, quindi inverte mm, la fattura, la maledizione, la fattura di rovina, la annulla e la inverte. mhm. Questo è il gioco, questa è la Sì. regola. Mhm. Mhm. Che succede? Allora, vabbè, stavo guardando prima di tutto i due, quindi l'azione di Ben e l'azione dell'altra persona, ok? E quindi allora, con la consapevolezza hanno proprio invertito la direzione di questa, diciamo, questo flusso di piombo, no? Ok, che è tornato, nel caso di Ben è tornato alla matrigna e al figlio, li ha praticamente invasi, il corpo è invaso di questa cosa pesante, no? Come il piombo, e vengono proprio spinti lontano, ok? E vedo che con questa pesantezza devono prima metabolizzare questa pesantezza, ok? Quindi anche fisicamente, quindi li vedo eh, ehm, deperire, diciamo, pian piano verso la fine di questa vita, tra virgolette, ok? E poi da là, con molta pesantezza, a riavvicinarsi verso la Ma Matrix. vite e vite. Sì, 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 Eh, mm. tantissime, Bene, andiamo veloci. tantissimi L'Australia? millenni. Ah, però. L'Australia l'abbiamo vista. Mhm. I gettoni, il sacchetto con gettoni rinvenuto dalla compagna moglie di Ben, cos'era? Allora, è una cosa che appartiene alla matrigna, ma che non è collegata a Ben, ma a... Cioè, non hanno fatto solo delle cose a Ben, hanno fatto anche ad altre persone delle cose, quella lì riguarda persona. Non è la moglie di Ben, la No, destinataria. no, 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 no. Ok.
E queste persone a cui era destinato sono venute lì a fare il lavoro? Sì, Quindi ha sì. disattivata. Un bel Sì, caricone la sì, sì, matrigna. tutto ciò. Sì, ha fatto l'altro, è stato ridato tutto. L'indianina feticcio che aveva appesa allo specchietto retrovisore della macchina, che nessuno, tutti le dicevano toglila che è brutta, lei non l'ha tolta. Poi la moglie di Ben l'ha trovata in un sacchetto di nylon in cantina, mi sembra. Cos'era? Era quella, era proprio la rappresentazione della fattura fatta a Ben. Ok, Ben e la moglie ne hanno provate tutte, hanno fatto degli esorcismi in casa. Effetti, Mhm. benefici o svantaggi. Allora, è come se allora, diciamo che l'esorcismo non è servito per questa roba, nel senso che le entità ne hanno approfittato e hanno messo con questa scusa, vedo che è come se ci fossero in casa 4 DL che girano. Mm. E, eh, mm, e invece quando hanno fatto la messa in casa, lì Mhm. hanno preso tanto della loro energia. Però non è rimasto niente adesso. No, Tutta no, roba del passato. Ok, sì. cartomanti. C'è qualcosa collegato a quella mantide. Ehm, c'è qualcosa che gli è stato detto dall'ultima volta che hanno interpellato una cartomante che, gli è rimasta. Aspetta, come faccio a descriverlo? Allora, questa cartomante ha detto qualcosa mh, tramite la mantide ne ha approfittato di questa situazione, ok? Per far sì che questa cartomante dicesse a loro una frase, un qualcosa a cui loro credono. Eh, No. Vabbè, mm, non ci frega più di sì, tanto. sì, no, no, infatti, niente di. Vabbè. Il lotto. Proprio quel giorno non gioca. Un sacco di soldi non vinti, persi. Una distrazione, non doveva essere quello il giorno dell'estrazione, ma quando ci sono le feste si cambiano un po'. Lui non gioca. Causa esoterica. Beh, è già sotto fattura, quindi lui non Sì, deve. infatti, È sempre la cioè fattura? spostano le linee temporali. Sì, allora è la fattura in questo caso, però se non ci fosse stata la fattura, vedo questa roba qua. È come se, tu- è come se tutta questa cosa di avere ehm, questi soldi rientra anche quella, sai, nell'entità mentale collettiva gioco. Mhm. E quindi comunque, cioè, diciamo, è andata bene così, meglio così, perché sarebbe stato tutto interferito. Quella cifra, diciamo 1 milione, Mhm. avrebbe portato cose buone a Ben e la moglie? No, io vedo proprio che si collegano a questa entità mentale collettiva gioco ed è come se diventasse da lì dipendenza, cioè io vedo proprio l'aggancio quasi come l'astinenza, no? Vedo questa cosa che dice l'interferenza viene succhiata l'energia, non sono, è come se quei soldi lì non fossero utilizzabili, è come se mh, Avessero se li lasci l'energia? fermi, se Mm. li lasci immobili non succede niente, se tu li usi parte questo meccanismo Ma di cosa? Della della dipendenza o... dipendenza. Io ti chiedo questo, Elena, se questi soldi hanno
di fatto sono le perdite di tanti altri che Mm, creano la vincita di uno solo, no? O di pochi. sì, Quindi hanno il ma che cavolo, la disperazione, la esatto. sconfitta, la cattiva, la bassa frequenza. Sì, Quindi questi soldi sono bassa frequenza. Se con questi sono... soldi Ben si compra una macchina, la macchina sarà portatrice di sventure, Sì, l'incidente, la rottura esatto. del manicotto quando meno te l'aspetti. Mm, 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 mm. Adesso ne esageriamo ovviamente, cioè non è la macchina nera, la macchina maledetta, la macchina della morte, No, però in qualche modo anche questa è una regola della Matrix, nel senso, no? È come sì, fare i soldi con la droga, non è che con quei soldi ci fai esatto. la stessa cosa. Fai tanti soldi, sì, però, capisci? Esattamente, sì. Ecco. Esattamente, cioè, le vibrazioni che arrivano sono quelle, no? Lo spacciatore vende il crystal, no, MDMA, vabbè, sto roba lì che li fa Mm, impazzire completamente, o una droga, le droghe sintetiche sono le peggiori, li mm. fa completamente. Tutta la disperazione di sta gente rovinata è nei soldi che lui ha guadagnato. Sì, eh sì, Quindi se certo. poi, non so, non so, io ho visto la serie dei cartelli messicani, tutto così, insomma. Mhm. Oppure, cavoli, come si chiama quella famosa? Vabbè, non mi viene. Dove c'era questo professore di chimica che sintetizzava l'MDMA. Come Ah. si chiama? Mi viene No. Breaking News. Mi viene, non mi viene. Aiutatemi. Non lo so, io non l'ho Tutti nei seguito. commenti che scriveranno, non ti veniva questa serie. Una serie famosissima. Però è molto interessante perché in effetti questo è il messaggio che loro fanno passare, no? Ah, Lui è sì, l'aiutante, poi si passano completamente che erano in modi diversi, due sempliciotti, anche due teneroni, passano a diventare due figli del male assoluto, no? Quindi, esatto, è proprio quello, no? È come se eh, c'è proprio questa interferenza in queste entità mentali collettive che mandano proprio quello che rimandano poi sono questi tipi di vibrazioni negative di queste proprio, quindi vedo proprio il male, la cattiveria, la rabbia, no? Breaking Bad. Ah, Vabbè, ok. L'otto l'abbiamo visto. Un sacco di condanne, un sacco di processi, anche quando non ci sono elementi. 5 processi consecutivi dopo il primo. Causa esoterica, eh, accanimento. sì, allora lì c'è stato la ricarica della fattura. Anche quando lei diceva che, mh, anche quando dicevano che la matrigna, tutto d'un colpo diceva dobbiamo andare in Australia di corsa, era sempre per ricaricare la fattura, perché è come se questo tizio che ha fatto la fattura qua, vicino a loro, monitorasse l'energia, no? La carica della fattura e quando diminuiva un po', loro dovevano ricaricare. Ok, quindi riportare le vibrazioni basse della fattura per farla funzionare. E lì succedevano tutti gli eventi forti. Perché se loro non avessero ricaricato la fattura, l'energia di bene della moglie avrebbero fatto sì che questa fattura svanisse, perché sono forti. Vabbè, invidia, gelosia, parenti e amici l'abbiamo saputo. Ok, Mm. calcoli renali, Sono i due impianti sui reni. polmoni, più 5 broncopolmoniti da piccolo. Ah, lì era da piccolo, sì, l'ho visto prima, adesso non ce l'ha più, però era come, è come se hanno spostato la modalità di prendere l'energia di Ben. Prima da piccolo la prendevano dai polmoni e ora dai reni. Bene, apnee notturne, È durante le abduction, è come se mentre gli prendono l'energia eh, eh, congelassero il corpo, no? È mhm, come se
lo fermassero, lo mettessero in stand-by e lui Ah, lo sente fisicamente. ok. Non gli vengono le parole a volte. Quella è l'entità mentale di livello 2, quello che cercava di dire prima. Bene, invece di analizzarle li chiamiamo direttamente. Figlio della matrigna ha gabbato anche due personaggi famosi, un personaggio famoso e il figlio, che sono di fatto, cioè il personaggio famoso e basta, ma il personaggio famoso e il figlio sono morti. Chiamiamoli come disincarnati, chiamiamo poi il padre e la nonna di Ben, che sono i cari di Ben, chiamiamo tutti i morti da Cinivac nel frattempo dall'ultima volta e chiamiamo tutti i parenti che vogliono presentarsi di Ben e della moglie di tutte le generazioni. Apriamo il portale aureo, questi possono andare subito. Prima però vediamo quanti sono, li contiamo. Sì, allora di Ben sono 89 i parenti, allora della moglie 72, Mhm, morti da Cinivac mi viene 8000, mhm. almeno. Nonna Eh, e padre. Circa il padre, siccome l'8 era legato a una data di nascita e una data di morte, c'è una correlazione o è solo... no, no, lì prendono le interferenze, prendono la palla al balzo, Mm. si legano, diciamo, a un'emozione forte rispetto a qualcuno, in questo caso, no? Mhm. E quindi la caricano mm, per canalizzare la persona a giocare, guidato, diciamo, trasportato da quell'emozione, ecco. Mhm. Però non c'entra niente il padre, cioè non è che il disincarnato interviene, ecco, quello volevo dire. Mm, C'entra nulla. Li vedi, padre e nonna? Mhm. Allora, il padre appare come bambino intorno ai 10 anni e con mm, la nonna di Ben che tiene le mani sulle spalle di questo bimbo, come se ehm, allora lì lui sta bene, lui si sente accudito e da quando è cresciuto che ha dovuto affrontare la vita da solo, lui si è sentito abbandonato, questo senso dell'abbandono, quindi vedo che è come se avesse sempre arrancato per sentirsi meno solo. Questo mi fa vedere questa scena per questo motivo, dice. E la nonna cosa dice? E la nonna si sente un po' trascinata da questo bimbo che vuole che gli stia sempre vicino. Vicca entrambi. Mhm, mhm. Allora, lui, mentre prende la Vic, vedo che si stacca da questa idea che aveva nella Matrix, ok? Quindi si solleva, diventa adulto e va a abbracciare Ben con un abbraccio molto affettuoso, molto caldo. Mm. Ok. Vogliono dire qualcosa di specifico, Ben? La nonna dice, eh, ti ho sempre adorato per il tuo carattere, sei sempre stato molto sensibile e dolce, ti ho voluto tanto bene. Mm. E il padre? Il padre lo abbraccia, lo guarda con affetto e gli dà una carezza.
Va bene, salutiamo anche la nonna e il padre. Mhm. E infine il fregato più il figlio, suo figlio. Cosa fanno? Allora, sono stati portati alla morte, è come se in eterico gli fosse stato piazzato tipo un... no, allora il figlio... Allora, il figlio, quello che vedo io è che è morto improvvisamente, quindi non so se in un incidente o un Sì, infarto, non so. sì, sì, no. Un incidente? No, adesso me lo dice, però è morto improvvisamente. Ah, ok. E Vabbè, invece il padre vedo che è come se avesse avuto un tubicino che pian piano gli ha tirato via la vita, no? vabbè, ma questa cosa è legata al figlio della matrigna? Sì, perché allora prima Cioè, il figlio della matrigna ha fregato anche questo qua, c'è detto così per tanta quelli che gente. vedono il sé. Esatto. Mm. Un po' più lontano, scusami, un po' più lontano, non te, più in alto, più in alto. Trovato morto in casa, il figlio Ah, del quindi tizio. allora l'infarto. Ah, visto. Quindi tutti e due sono andati, perché, ok, sono andati a cambiare il rullo, anche loro, a invertire il rullo. Cioè questo Sì, rullo sì. sembra quasi che vada rotato, no? Di 180 gradi. Sì, è come se tu fai così, ok? Cambia direzione e torna da dove è arrivato. Loro l'hanno già fatto, o lo stanno Sì, facendo adesso? tutte le persone che sono Legate. state interferite dalla matrigna e dal figlio l'hanno fatto. Va bene. Il figlio di questo qui e questo qui vogliono dire qualcosa? No, ma no, niente di... Non sono tanto puliti, vero? Infatti, è quello che Vogliono... vedo. Beh, quella regione lì non è che proprio, Mm, poi, insomma, uno che fa così tanta fortuna. Tra ladri si conoscono e si un fregano po' uno con meno di l'altro. livello, voleva farci vedere che Ma una parte è come se una parte si fosse neutralizzata perché anche loro non erano pulitissimi, ma il resto, quello in più, l'hanno rimandato al mittente, quindi hanno rimandato il rullo in quella direzione. sanno andare nel portale aureo? Vogliono? Possono? Sì, perché è come se avessero, con questa cosa che gli è stata fatta, è come se avessero già scontato, tra virgolette, quello che hanno fatto, perché superava addirittura quello che hanno fatto loro. Ok, quindi sono stati neutralizzati. E Vabbè. poi loro hanno una PS, quello là no, Mm? quello là no. Ah, Loro ah, hanno, ok. Va bene. mhm, Bene, ottimo. Chiudiamo il portale aureo. Abbiamo andato tutti nel portale aureo. mhm. Sì, E andiamo con Ben al cluster. ok, ogni vita ha come se fosse una tartina di quelle salate, tipo piccole, no? Mhm. Il pasta sfoglia. Ok, apre il portale definitivo. E butta tutto dentro, butta tutto dentro. Ok. Mhm, Ad eternum qua, cluster e avatar. mhm. Li vedo sempre molto affaticati e rallentati gli avatar. Adesso.
Quindi Ben può soffiarli via dentro un portale definitivo. Mhm. Sono affaticati, leggeri, Sì. annientati, via. Chiuso il portale definitivo. Ad eternum qua. Bene. Mhm. C'è ancora traccia di entità eteriche mentali abduction, No, impianti, fatture, impianti mentali, no, katakuri, no, rulli da girare, no, entità mentali collettive di qualunque tipo, tra cui quella del gioco. no, 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 no. Ok. Feticci, robe nascoste No. legate a lui hanno ancora un valore? Un'energia attiva? No. Ok, allora prima di chiedere il messaggio finale della PS di Ben a se stesso, Mm? vediamo. 1. I vari valori. Vibrazione, 193 miliardi, consapevolezza, 186, PSPE, 61, 39, vite, 1116, cervello. 10.3. Ok, ora chiediamo a Ben di fare due creazioni. La prima, di crearsi il suo personale uomo energia con scritto sopra la maglietta onore. L'uomo energia onore. Mhm. Come lo vedi? Come il solito uomo energia, poi ha un cerchio qua, verde, con la Mhm. scritta onore sopra. Mhm. Mhm. Sulla braccia. Sì, mentre la braccia ah, si diffonde nel corpo di Ben questa vibrazione. Allora lo abbraccia da dietro, come se Ben mettesse le braccia così e arriva l'uomo energia e mette le braccia così, no? Mhm. Uguale da dietro e man mano la vibrazione dell'uomo energia si diffonde anche in Ben e quello che vedo è che proprio tutte le cellule del corpo di Ben assimilano l'informazione e la consapevolezza e la vibrazione del termine onore. E vedo che così è come se quando arriva qualcosa che è disonore viene ehm, rimbalzato via, è come se ci fosse proprio uno scudo onore che quando arriva qualcosa di disonore viene rimbalzato via da Ben. Ok. Quando si staccano, me lo dici? Se vuoi vai avanti anche nel tempo. Mhm. Ok. Ok? Poi se lo può riabbracciare tutte le volte che Mm. vuole. È suo, personale. Nuova vibrazione, solo la vibrazione, controlliamo adesso. Era a 216. 193. Ok. 216 miliardi. Mhm. Ora chiamiamo la moglie di Ben, Ben, Sì. e i due creano insieme uomo, energia, fiamme, che ha le braccia più lunghe, perché Mhm. questo li abbraccia solo insieme. Mhm. Ok. Diventano tutti viola con il colore dell'energia della PS, ok? E lievitano, si alzano. Levitano, quindi. Sì. Ehm, Poi che fanno? Allora, praticamente con questa vibrazione è come se raggiungessero un punto, diciamo, nello spazio, ok? Che è quello di quella vibrazione lì. E poi tutta la loro forza è come se, ecco, è come se fossero stati sollevati
dal diametro della vibrazione della PS, che è talmente grande che li stacca da terra, ecco, ok? Mhm. Come se avessero un'enorme sfera intorno che è l'energia della PS e che Bene, quindi li fa stare sollevati da terra. quando si stacca mi dice quanto vibra adesso. 497 Ma è da solo. costante? Allora, se dovesse rimanere in in questa energia, con queste condizioni, potrebbe rimanere costante, sì. Poi c'è, vabbè, viviamo nella Matrix, quindi diciamo gli alti e bassi sono dati da questo, In ma questo momento? Mm. No, lì- scusa. lì potrebbe rimanere costante, sì, così sì. In questo momento a quanto vibra il figlio della matrigna? Meno 20 può essere, mi è venuto meno 20. Può essere, sì. Ah. Va bene, messaggio finale di Ben a se stesso. Lo vedo costruire delle cose in legno, tipo case sull'albero, mobili. Ecco, lavorare il legno mi fa vedere che il suo allenamento per tenere le vibrazioni alte e essere centrato, quindi mantenere le condizioni di oggi, è tanto lavorare il legno. Mm-mm. Sia all'esterno che all'interno, sì. Questa Progetti di cosa. vita. Sì, Io ho un personale consiglio da dare ai due, tutte e due, che non hanno, secondo me, ben chiaro il discorso fiamme. mm. Approfonditelo. Infatti vedo qualcosa che loro si dedicano per loro stessi da soli, tipo andare lontano da tutto e tutti per qualche giorno ogni tanto, no? E centrarsi, fare dei lavori eh, centrati insieme. Mi viene questa cosa qua, no? Proprio lavorare sulla loro unione come fiamme, perché non hanno proprio idea di che cosa hanno in mano. Lo vedevo già prima. E con queste condizioni dove possono arrivare? Con la giusta consapevolezza, informazione autoacquisita, ricercando, sacrificando anche la sera da stanco, lui e stanca lei, con la visione del materiale giusto, la lettura del materiale giusto che cercheranno, troveranno da soli. Mhm. La visione ce l'hanno già. Chi sta facendo un lavoro Aspetta, così sulle fiamme? aspetta che Cosa non ti ho c'è? sentito. Ah. Dico, chi sta facendo un lavoro così sulle fiamme oltre a noi? Quello che gli ha proposto l'investimento? No. Allora, vedo c'è una... No. No. C'è una Ma? donna nel nord degli Stati Uniti al confine col Canada che Chi è costei? sta facendo ricerca perché ha Ah, sentito questa cosa. Mm, sì, mm. beh, No, ma Canada. niente di... Yeah, Canada. Yeah. Yeah. Ok, basta. Mhm. Sì. Dai, che brutto finale, anche no. Lei può vedere le sessioni e gli altri sono due animali. Dai, brutto finale. Fai un controllo a tutta la famiglia, diciamo di bene la moglie, la casa, mettiamo una deternum alla casa, Mhm. mostratele queste sessioni. La gente si deve fare il percorso da sola. Non esiste che tutto si fa così in un batter d'occhio. Non ci credono? Non dire parolacce, Elena. Cazzi loro. Elena, anche stavolta. Mi Mm. spiace, ma è così, perché è una loro scelta. Grande rispetto quindi della loro scelta. Eh sì. Poi la mamma, amore di mamma, però funziona così. Non funziona così. Mm, 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 mm. Come il figlio della matrigna pensava di farla franca,
che pensava che funzionasse così, no? Mm. Non funziona così, funziona che ti torna indietro ed è giusto che sia così. Ma poverino, no, poverino il cazzo, deve ritornare indietro un po'. Che cavolo. E tra l'altro deve tornare pure con gli interessi. Infatti quello è il gioco che è tornato Bene, così. abbiamo finito.